Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto inquadriamo come andrà la settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta del cane, spesso fa riferimento a una persona di fiducia, di sostegno, che può aiutarci sia a migliorare alcuni aspetti di noi, di quello che stiamo vivendo, sia anche per aiutarci proprio in alcune questioni importanti per noi in questo periodo. Spesso in realtà può anche far riferimento a una nostra modalità di azione, quindi che dobbiamo avere pazienza, dobbiamo cercare soluzioni, trovare serenità, cercare di essere costanti nei nostri impegni. E poi troviamo il diario. Ecco, questo fa riferimento alla risoluzione, alla ricerca, alla valutazione, allo studio, quindi abbiamo bisogno di cercare informazioni, risposte, chiarezza, magari può arrivare il momento giusto di fermarsi un attimino, oppure proprio cercare di valutare lucidamente un qualcosa. E poi troviamo questi topolini che sono un po' fastidiosi effettivamente, quindi vuol dire che arriveremo proprio verso la fine della settimana dove magari abbiamo accumulato un po' di stress, oppure ci sono proprio delle situazioni che abbiamo bisogno al momento di mettere da parte, però magari cerchiamo di concentrarci solo sulle cose più importanti e poi recuperare le nostre stesse energie. Vi ricordo che spesso può fare riferimento anche a situazioni esterne o persone che rubano la nostra energia e allora diciamo in queste circostanze ovviamente chiedo sempre di fare attenzione a queste situazioni che sono molto molto fastidiose. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente in questo ambito andiamo a considerare anche altri aspetti legati alle relazioni più importanti, di amicizia, famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo e anche alle risposte che state cercando. Troviamo Glicide che in realtà parla di una buona partenza, soprattutto all'inizio della settimana, dove c'è sintonia, connessione, dove in realtà possiamo anche conoscere una persona importante e decisiva. Questo può essere utile o in amicizia, per le questioni pratiche, come abbiamo visto sin dall'inizio dalla presenza del cane, e può essere interessante soprattutto per i single. Ma veniamo per gradi, perché parlando di connessione e di sintonia c'è un bel carico di emozioni positive che può essere utile un po' in tutte le relazioni, soprattutto quelle più importanti. C'è questa viola che dobbiamo attenzionare perché il suo significato spesso si riferisce a un pensiero fisso, a un timore, una paura che magari abbiamo nei nostri pensieri, che si possa realizzare qualcosa di negativo. Quindi di fare attenzione a non lasciarci sovrastare da qualche emozione negativa, ma che potrebbe in realtà neanche realizzarsi. Quindi sciogliamo i nostri dubbi, magari è qui che abbiamo bisogno di riflettere, di capire lucidamente
anche quelli che sono gli aspetti legati alle nostre più profonde emozioni e sensazioni. Dico questo perché essendoci l'orchidea parla di emozioni fortissime, anche sfrenate per così dire. Quindi da un lato può essere positivo perché alcune emozioni possono dare più coinvolgimento, più attrazione sia fisica che mentale, altre invece ci possono portare in situazioni un po' di paura, di stress, come abbiamo già visto, e questo vale anche per relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Per i single cosa vogliono dire? Che in realtà può esserci, come vi dicevo, una nuova conoscenza, qualcosa di stimolante, che dobbiamo fare attenzione forse di non ostinarci o di far sì che non diventi un pensiero fisso, ma di essere prudenti, di valutare, quindi ci può essere una forte attrazione, un forte coinvolgimento che in qualche modo abbiamo bisogno di comprendere, di darci il tempo di capire le possibili dinamiche. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica e materiale del lavoro e delle finanze. Cosa troviamo? La carta del vedovo può portare un po' di stanchezza o di desiderio di riflessione, di maturare in silenzio qualcosa. Se c'è stata una perdita, se c'è stata qualche difficoltà, anche di fatica, di cose tanto impegnative o anche che può riguardare il denaro, il lavoro stesso, allora questa ci sta facendo capire che abbiamo bisogno di razionalizzare, di metabolizzare qualcosa. A volte può voler dire anche che c'è una situazione in via di sviluppo dove dobbiamo affrontare delle scelte che possono essere abbastanza difficili. Con la carta prigione magari forse non abbiamo tante scelte davanti a noi, oppure può dire e sottolineare il fatto che è meglio fermarsi se non abbiamo chiarezza, oppure appunto alcune cose sono abbastanza complesse, di non aver nessuna fretta di decidere, ma cercare proprio di capire che cosa desideriamo, di capire in fondo una preoccupazione, soprattutto poi se ci sono delle dispute o in famiglia per questioni di denaro o lavorative o con le autorità, tipo dei processi in corso o altro diciamo del genere. Quindi muoviamoci con calma, cerchiamo di ripulire un po' le nostre energie o, come abbiamo visto, di non disperderle, per far sì che possiamo avere proprio la massima concentrazione su noi stessi, sulle nostre capacità, su quello che vogliamo portare avanti. Il fatto che ci sia di nuovo la figura del cane, l'abbiamo visto sin dall'inizio, in questo caso ribadisce proprio quel concetto di fiducia, di fedeltà, di costanza, sia di impegno che abbiamo bisogno di ritrovare, sia anche di forse lasciarci aiutare da qualcuno, di trovare una figura di riferimento, e in effetti questa in un certo senso ci sta già anticipando che con questo tipo di atteggiamento le difficoltà possono essere superate, o comunque possiamo fare delle esperienze ed essere poi soddisfatti. Porta anche riconoscimento, porta stima, un successo che forse si può ottenere subito, altrimenti dobbiamo aspettare un po' di tempo. Questo è anche utile per chi è alla ricerca di lavoro, perché magari c'è una fase di blocco, potrebbe essere proprio legata a questo periodo, al periodo estivo, quindi di aspettare e magari approfittare di questa fase per cercare di ricostruire o comunque cercare dei legami, delle persone o anche fiducia in noi stessi per ripartire in un altro percorso di ricerca, sicuramente molto più positivo e produttivo rispetto alla fase precedente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!